Ragazzi, bentornati su Pit Stop Italia. Oggi siamo al quinto episodio di come costruire un airbox in fibra di carbonio. Oggi glielo infiliamo nel cofano. Esatto, perché andremo a creare le staffe per inserire la parte inferiore che abbiamo già costruito negli episodi precedenti. Se ve li siete persi, li lascio No. qui sopra la testa di Pumpa. Andateli a vedere. E niente, andiamo a vedere come procedere alla creazione delle staffe per ancorare la parte inferiore alla macchina. Ragazzi, forse i più attenti avranno notato che in questi ultimi episodi non si è vista tanto la macchinina, ma c'è stato un motivo il perché. Era in carrozzeria per rifare tutto il paraurti anteriore che era sfogliato e ridotto un po' maluccio. Tra l'altro ho anche oscurato leggermente i fari, ho fatto un po' bruniti, ma leggermente un po' di tamaria perché devo mantenere il mio nome alto, insomma. Bisogna solo andare forte, non bisogna fare Ma leggermente, un po' di estetica bella. Il paraurti è venuto bellissimo, nuovo. E devo ringraziare tantissimo la carrozzeria RS Garage di Nichenino in via Massimo d'Azeglio che hanno fatto un ottimo lavoro. Dunque, grazie mille Simone, titolare, e a tutti i ragazzi che hanno lavorato sulla macchina. Presto magari faremo un video anche presso di loro per farvi vedere qualche cosetta. Ma continuiamo con le nostre lavorazioni. Allora ragazzi, come si può notare dai segni, qua, là, insomma abbiamo vari punti dove poter ancorare e creare le staffe. Adesso vado a smontare questa bocchetta dell'aria per riuscire ad avere un ingresso dell'aria maggiore rispetto a quello originale. Se vi ricordate nelle scorse puntate abbiamo fatto vedere che qua c'è una sorta di convogliatore che però diminuisce la sezione di ingresso dell'aria. Mamma mia, mi è venuta una parola al primo tentativo. Che figata! Hai sconfitto la dislessia. Ho sconfitto la dislessia, sì! Dislessia pussa via. Ok. Ecco qua, ecco quello che vi dicevo del convogliatore che dà fastidio, ma non riusciamo a toglierlo, quindi per adesso lo lasciamo. Sì, tanto dovremo poi rimontarlo, quindi è inutile che lo smontiamo per poi toglierlo. Tanto quello che ci serve ora è capire le dimensioni dell'ingombro, fare gli ultimi ritocchi sugli ingombri, infatti qua dovremo assottigliare, e creare gli staffaggi. Sì, tra l'altro poi dovremo finire solo la superficie affinché venga sì, ben... poi va rifinito. Qua insomma. ci sarà buco che si attaccherà al nostro tubo. Insomma, con il cono. Ragazzi, prima di continuare diamo un secondo grazie a Taurus Special Tuners che potete trovare a Torino in strada della Pronda, vicino al concessionario Porsche tra l'altro, che ci ha fornito questo fantastico filtro dell'aria Pipercross. E quindi adesso lo andiamo ad aprire, mettiamo via lo scontrino e andiamo a vedere quanto... Come non è difficilissimo, ma ce la faccio. Eccolo qua, signori, che prezioso unboxing. Che bello! Aiuto! Wow, lo faccio io magari. Lo piego tutto. Ah, guardate che bellezza! Così vediamo un po' come sono fatti i filtri dell'aria dentro. L'abbiamo già accennato in un video precedente che non voglio più lasciare sopra Pumpa, ma guardate dentro, vedete quella retina di metallo? Perché in aspirazione, se il motore aspira troppo, si succhierebbe dentro il filtro. Se la succhia tende a farlo implodere, quindi ci va una struttura metallica. Aspetta. Se la cosa? Se la succhia, Basta. aspira, ecco. Procediamo. Mi fa male. Abbiamo visto che sono stato un po' abbondante con le misure, bisogna toglierne un pezzo. Questa è una fase del lavoro un po', come si dice in gergo tecnico, pallosa, perché dobbiamo conformare la prima stampata di carbonio alla macchina, quindi prendi, prova, ritocca, fai eccetera, sarà tutto così. Essere un po' abbondanti prima è meglio, perché adesso possiamo andare a rimuovere il materiale in eccesso, ma è sempre meglio che doverlo aggiungere. Ecco, adesso andremo a creare degli staffaggi, come diceva il buon Pete, da quel bullone lì, da quello lì e da uno là dietro. Ora li faccio in ferro con delle staffette, poi li riprodurrò in carbonio e li applico al filtro. Mi piace. Ragazzi, questi materiali si possono trovare facilmente in qualsiasi ferramenta, hobby, Garage mio. garage di Pumpa. Allarghiamo il foro per potergli mettere la vite.
Adesso gli do ancora una piega in questa zona qui in modo che poi lui diventa... Perfetto. Ed ecco lì come risulta. Doppia piega, ancorato perfetto qui al lato. Staffa numero 1. Quello che sta facendo Pumpa è andare a applicare un altro foro ex novo, così la staffa non risultava troppo lunga. La parte esterna poi ovviamente adesso è ancora grezza, verrà abbellita, non preoccupatevi. Questa vite va fortissimo. È un M4. Devo allargare un pochino il pertugio. Ci penso io. Poi metteremo delle boccole filettate, facciamo un lavoro un po' più serio. Adesso siamo ancora nella fase preliminare. Ora stiamo andando a creare la seconda staffa, ovvero quella che guardando l'airbox dall'alto si trova Dall'altro dei cieli. in alto a sinistra. Ecco che il nostro Pumpa piano piano ha creato questa curvatura che ci servirà ad ancorarsi bene all'airbox. Ed ecco ragazzi le due staffe, questa qua e questa qua, guardate che belle. Il grandissimo Pumpa ha dato l'angolazione giusta affinché non sforzi l'airbox, non si crepi, non si rompa. E adesso lui potrà essere infilato. Glielo cacciamo dentro. Sì, buttiamoglielo. Oh ragazzi, guardate, prende forma, è bello ancorato. Bello staffato. Che figata. Poi gli metteremo delle boccole filettate, metteremo delle viti esterne, poi magari le staffettine lì le rivestiamo in carbonio, sono qualcosa di un po' più figo. Ragazzi, Pumpa è arrivato con una sorpresa, fate vedere? Vuoi farlo tu? Dopotutto io gliel'ho infilato. Vuoi appoggiarglielo tu? Io glielo appoggio. Ragazzi, questo sarà poi il risultato. È lo stampo del coperchio. Ecco, questo ovviamente sarà in carbonio, però verrà così. Qualche figata. Un po' meglio di così. Sì, un po' meglio perché ci sarà il carbonio, sarà più piccolo, insomma. Che ne pensate? Fatemi sapere nei commenti. Mamma mia. Mamma mia. Bravo Pumpa. Dunque ragazzi ci siamo accorti di una cosa. Allora, non mi piace questo tubo d'aspirazione originale. Più che altro è un po' complicato far passare questo tubo in modo che entri qua con le misure e tagli. Le curve non vengono bene, non mi piace. Dunque quello che faremo molto probabilmente è andare a cambiare tutto quel tubo che, come potete vedere, si raccorda fino qua. Quindi da qui prenderemo un po' di raccordi vari, curve, eccetera, in modo che arrivi più comodo senza sforzarlo, senza storgerlo, che poi crea delle brutte forme, insomma, meglio così. Si è capito? Io l'ho capito. No. Voi scriveteci nei commenti se l'avete capito. Dunque ragazzi, come accennato poco fa, questo tubo ci conviene eliminarlo fino al tubo che abbiamo lì in alluminio. Che cos'è? Sì, Alluminio. in alluminio. Lo togliamo ed è tutta una sezione da 70 circa, 68, 69, 70. Faremo queste curve qua con un bel tubo in silicone che entrerà precisamente qua a gomito. Prenderemo il tubo dei vapori olio, quindi rientrerà tutto come il tubo di serie. Lo predispone. Allora, metteremo una parte rigida da qui più o meno fino a qui, a cui verranno saldati i portagomma per poter attaccare il recupero vapore che arriva dalla testa e anche il tubo della pop-off. Esatto. Così lo teniamo a ricircolo ed evitiamo un po' di turbolaggio. Allora, Non farà... però è Ma meglio. io voglio il No. Ragazzi, anche per oggi è tutto, questo è il quinto episodio ed è finito, ci stiamo avvicinando alla fine. Comunque mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, commentate e condividete il video con i vostri amici che hanno intenzione di creare un airbox artigianale.
E se volete che gli faccio io il box, no. No. Ciao ciao. Ciao ciao.